Ciao e benvenuti sul mio canale. Apro questo video con un ringraziamento che va a tutte quelle persone che si sono iscritte al canale e mi hanno fatto raggiungere il primo grande traguardo, i 1000 iscritti. Quindi grazie. Venendo a noi, in questo video andremo a vedere l'importanza dell'utilizzo dei relè nei nostri progetti VLED. Andremo a vedere a grandi linee come funziona un modulo relè, andremo a vedere come sceglierlo e andremo a vedere come collegarlo al nostro SP32. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, se i miei video dovessero piacervi e vi fossero utili lasciate un mi piace. Io vi auguro buona visione, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Questa è la prima configurazione che andremo a utilizzare oggi per la nostra prova. Preferisco prima spiegarvela da PC perché alcuni di voi si sono lamentati che andandola a spiegare direttamente dal vivo sul campo con il groviglio di fili eccetera alcune volte si fa fatica a capire, per cui utilizziamo questa versione schematica per capirci meglio. E abbiamo un alimentatore da 5 volt che alimenta direttamente il modulo ESP32, al quale sono collegate due strisce a LED VS2812B da 300 LED con una densità di 30 LED al metro. Le strisce sono connesse tra di loro testa e coda con l'apposito connettore che ci viene fornito al momento dell'acquisto. La prima viene alimentata frontalmente, dopodiché viene fatto un power injection a metà tra le due, per cui avremo sempre sulla prima anche un'alimentazione dalla parte posteriore e sulla seconda solo l'alimentazione dalla parte frontale. Se avessimo voluto fare un power injection in maniera corretta avremmo dovuto prolungare i nostri cavi e andarci a collegare sulla parte finale della seconda striscia. Per la nostra prova, anche se dovessimo avere un calo di luminosità degli ultimi LED, non ci interessa, per cui utilizziamo questa configurazione anche per risparmiare tempo. Entrambe le strisce poi vengono collegate col cavo dati sul pin numero 2 dell'SP32. Passiamo ora alla prova pratica. Abbiamo, come vi dicevo prima, le due strisce LED da 300 LED collegate tra di loro con l'apposito cavo che vi viene fornito già saldato sulle strisce. Abbiamo messo in comune il positivo e il negativo di entrambe le strisce e abbiamo collegato il cavo dati al pin numero 2 dell'SP32. Momentaneamente sono ancora disconnesse dall'alimentazione perché prima dobbiamo andare a vedere quanto consuma il nostro SP32 senza nessun carico collegato. Questo valore poi ci tornerà utile dopo. Quindi andiamo a accendere l'alimentatore, attendiamo un attimo che l'SP si avvii, aspettiamo un secondo che si stabilizzi il consumo, 0,126 A, quindi 0,13 A. Spegniamo e a questo punto possiamo andare a collegare anche l'alimentazione delle nostre strisce LED. Prima di accenderle però dobbiamo andare sul nostro PC a settare il software VLED. Io ho già installato il software VLED sull'SP32 e ho già fatto l'accesso. Se voi non sapete come farlo vi lascio qui in alto un link di un mio video dove vi spiego in maniera molto dettagliata tutto il procedimento. Andiamo su Config, LED Preferences, andiamo a togliere il limitatore di corrente. Io lo tolgo solo per questa prova. Se voi utilizzate il software VLED per i vostri progetti, mi raccomando, tenetelo sempre attivo. Andiamo poi a impostare la quantità di LED, sono due strisce da 300, per cui sono 600 LED sul pin numero 2. Premiamo su Save, Back, quindi a questo punto abbassiamo le luci e diamo corrente. Come vedete il consumo con le due strisce completamente accese si aggira attorno ai 4 A, 400.
Chiaramente questo è il consumo riferito a questa attuale configurazione, quindi con luce gialla, media luminosità, eccetera eccetera. Poi in base al tipo di effetto, colore o intensità luminosa che voi andate a mettere, chiaramente i consumi cambiano. Però nel nostro esempio il valore di riferimento è 4,1 A. La cosa interessante che andremo a fare adesso è andare a spegnere a livello software le nostre strisce. Quindi lo simuliamo, andiamo a premere il pulsante Power e come vedete, nonostante le nostre strisce si siano spente, continuano ad assorbire corrente. Abbiamo quindi un consumo a strisce spente di 0,514 A che al netto della corrente che sta assorbendo l'ESP32, quindi 0,13 A, si aggira attorno ai 0,4 A. Quindi capite bene anche voi che a strisce spente queste continuano ad assorbire 0,4 A. E stiamo parlando solo di 10 metri, quindi pensate che ci sono persone che ne hanno 20, 30, 50, i consumi si raddoppiano, triplicano e quadruplicano. Oltre quindi a quello che è il consumo energetico, quindi il consumo in soldi che voi non utilizzate, abbiamo anche un fattore sicurezza, perché comunque le nostre strisce, anche da spente, continuano a rimanere in tensione. Questo inoltre fa anche sì che il nostro alimentatore sia costretto a erogare corrente continuamente, quindi sicuramente andremo a ridurre anche la sua vita utile, quindi l'alimentatore ci durerà molto meno. Questa cosa comunque è conosciuta anche da VLED. VLED non la tiene segreta. Se voi andate a vedere sulle pagine wiki di VLED, vi dicono proprio che le strisce, una volta spente a livello software, continuano comunque ad assorbire energia. Cosa fare quindi in questo caso? Va bene, uno può dire stacco la spina e ho risolto. Sì, è vero, però staccando la spina tu vai a togliere corrente anche all'ESP32 che si disconnette dalla rete, per cui se ce l'hai in un posto abbastanza scomodo poi tutte le volte diventa complesso. La soluzione ottimale è andare a introdurre un relè sulla linea di alimentazione delle strisce che vada a tagliare la corrente nel momento che venga spenta a livello software su VLED. Quindi torniamo sul PC e andiamo a vedere come fare. Abbiamo qui una rappresentazione molto schematica del principio di funzionamento di un relè. Fondamentalmente abbiamo tre contatti, un normalmente chiuso, un comune e un normalmente aperto. Abbiamo poi una bobina che viene alimentata da una determinata tensione, la quale una volta eccitata crea un campo magnetico che tira a sé questa squadretta e fa muovere il contatto comune a sinistra o a destra, andando a simulare quello che poi è un interruttore. Quindi nella prima figura, come vedete, nello stato di riposo, se noi andiamo a applicare una tensione sul comune, questa la ritroveremo sul normalmente chiuso. Mentre invece quando la bobina viene alimentata, la tensione che abbiamo sul comune passerà al normalmente aperto. Quindi, per spiegarmi meglio, nel caso noi avessimo una lampadina e volessimo che questa normalmente fosse sempre accesa, ma quando attivo il relè si spenga, dovrei collegare il positivo della lampadina al comune e farlo uscire dal normalmente chiuso. In questa situazione col relè a riposo, quindi la corrente continuerebbe a passare e la lampadina rimarrebbe accesa. Al momento dell'attivazione del relè si ha l'apertura di questo contatto, per cui la lampadina si spegne. Nel modo contrario, invece, se avessi una lampadina e volessi che questa normalmente fosse spenta e quando attivo il relè si accenda, dovrei collegare i cavi al contrario, quindi collegherò il positivo sempre al comune e collegherò l'uscita del positivo al normalmente aperto. In questo caso a riposo, non essendoci passaggio di corrente, la lampadina sarà spenta. Quando attiverò il relè ci sarà la chiusura del contatto e quindi la lampadina si accenderà. Andiamo quindi a vedere il relè che utilizzeremo nel nostro caso specifico, che è questo. Di relè ne esistono di vari tipi. La prima cosa che dovete andare a vedere è la tensione di alimentazione.
Per alimentare i relè potete scegliere una tensione da 5, da 12 e da 24 volt. Chiaramente l'andrete a scegliere in base al tipo di strisce che utilizzate. Non ha senso prendere un relè da 24 volt se usate le strisce da 5. Questo perché? Perché con lo stesso alimentatore potete comandare tutto, quindi cercate di uniformare le tensioni in base al vostro progetto. L'indicazione della tensione la trovate qua, 5 VDC. Trovate poi quelle che sono le correnti e le tensioni massime che il relè può supportare dalla parte carichi, che è questa qui. Troviamo quelle europee che sono 10 A 250 volt a corrente alternata e 10 A a 30 volt a corrente continua, mentre ci sono quelle americane che sono 10 A a 125 volt a corrente alternata e 10 A a 28 volt a corrente continua. Come abbiamo visto prima, sempre dalla parte carichi, abbiamo il comune, il normalmente aperto e il normalmente chiuso. Dalla parte opposta invece abbiamo il positivo dell'alimentazione, il negativo e l'ingresso del segnale che dovrà essere collegato al pin del nostro SP32. Abbiamo poi la possibilità, tramite lo spostamento di questo jumper, di decidere se il nostro relè dovrà attivarsi quando il pin dell'SP32 si troverà in uno stato alto o in uno stato basso. Per fare questo, se lo vogliamo mettere su uno stato alto, dovremo spostare il nostro jumper verso la H. Se lo vogliamo mettere che si attivi a uno stato basso, dobbiamo spostare il jumper verso la L. Andiamola a inserire nel nostro schema collegamenti, per cui il cavo di segnale lo andremo a collegare al pin 26 del nostro SP32. Andremo a portare il positivo a 5 volt e il negativo. Allo stesso modo porteremo il positivo sul comune e andremo a collegare il cavo di alimentazione delle strisce LED sul normalmente aperto. A livello di impostazioni software VLED andiamo su Config, LED Preferences, scendiamo fino a Relay GPO, andiamo a impostare il nostro che è il 26 e in questo caso se lasciamo tutto così com'è con la configurazione che vi ho fatto vedere prima, quando noi accendiamo le luci a livello software si attiva il relè e accende le luci, quando noi le spegniamo lui taglia corrente. Se volete fare l'opposto basta che togliete la spunta invert da questa casella. Noi lo lasciamo così, premiamo su Save, Back e torniamo nella Home. Andiamo ora a collegare il relè sulla nostra breadboard. Quindi abbiamo messo l'alimentazione a 5 volt, il negativo, il cavo di segnale che va sul pin 26 dell'SP32. Dalla parte dei carichi abbiamo interrotto l'alimentazione, quindi il cavo che arriva dall'alimentatore è stato collegato al comune, l'abbiamo fatto uscire dal normalmente aperto fino ad arrivare ad alimentare le due strisce LED. Abbassiamo le luci e proviamo a vedere se ora tutto funziona correttamente. Torniamo quindi sul PC, ritorniamo al nostro software VLED, proviamo subito a premere il pulsante Power. Il consumo si attesta come prima sui 4,1 A. Proviamo ora a spegnere e come vedete sull'alimentatore abbiamo il solo consumo del modulo SP32 più il relè. Andiamo a vedere se anche il timer a livello software funziona, quindi andiamo su Config, LED Preferences, scendiamo fino a Timed Light, mettiamo la durata di 1 minuto e come modo mettiamo Wait and Set. Così facendo non lo fa attenuando pian pianino la luce ma la blocca di colpo, per cui premiamo su Save, Back, accendiamo le luci, avviamo il timer. Perfetto, anche col timer funziona in modo corretto. Bene, l'ultima prova che andremo a fare è andare a vedere se riusciamo a spegnere le luci in modo corretto anche con i preset. Per cui creiamo un preset, lo chiamiamo giallo e lo salviamo.
Spegniamo le luci, creiamo un preset, lo chiamiamo spento e lo salviamo. Creiamo una playlist, mettiamo giallo della durata di 5 secondi, dopodiché spento. Avviamo il test, quindi dovrebbe rimanere acceso per 5 secondi, dopodiché spegnersi. I consumi sono nei valori che ci aspettavamo, per cui anche questa prova è riuscita. Bene. A questo punto, visto che sapete che esiste anche questa possibilità, avete visto come utilizzarla, come collegarla, lascio a voi la decisione se utilizzarlo o meno. Detto questo, il video finisce qua, spero che vi sia stato utile, se così fosse vi chiedo di lasciare un mi piace ed eventualmente, se non siete iscritti, iscrivervi al canale perché mi aiutate veramente molto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!